Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene. Allora, video brevissimo per aggiornarvi un attimino su quello che sta succedendo con le carte ADI. Sapete, paciocco di ieri, accredito, non accredito, cambio carta, non cambio carta. Allora, riassuntino per chi ancora non lo sapesse, numerosi iscritti qua del mio canale e numerosi iscritti alla chat su WhatsApp mi stanno scrivendo appunto che non hanno ricevuto la ricarica di agosto, che si sta parlando di una nuova carta, che nuovi accrediti, insomma dei pacciocconi. Prima di tutto però, ieri una persona, è lì che mi ha lasciato un attimino, che ho detto forse non ha tutti i torti, ieri una persona ha scritto un messaggio tra i vari che non ho ricevuto, come faccio, come non faccio, non ho da mangiare, ha scritto un messaggio dicendomi questo: attenzione, guardate che probabilmente questo nuovo numero di carta potrebbe essere riferito al fatto che c'è la ricarica del bonus 500 euro. Quindi, come era successo, e in effetti mi è venuto in mente che come era già successo tempo fa, se vi ricordate, quando avevano accreditato un altro bonus sia su RDC che quant'altro, avevano non si sa per quale motivo questo bonus aveva preso un numero così a caso, però alla fine poi l'accredito era arrivato sulla carta vecchia. Quindi è come se all'epoca questo bonus fosse stato codificato con un codice diverso, però poi alla fine arrivava sulla carta vecchia. Poi un altro consiglio, verificate la situazione sull'app della PostePay, ok? Sì, lo sappiamo che questa applicazione tra un po' non funzionerà più, però attualmente ancora funziona, quindi secondo me conviene utilizzarla. Quindi, prima di tutto bisogna scaricare l'applicazione ufficiale. Attenzione, l'applicazione ufficiale della PostePay tramite Google Play Store o l'altro del Macintosh, che adesso non mi ricordo come si chiama, comunque diciamo bisogna scaricarla dal Play Store. Ovviamente autenticarsi con lo SPID e quant'altro. Poi bisogna verificare dove c'è la campanella, se non ricordo male in alto, nella sezione movimenti. Nella sezione movimenti, adesso lo ripeto, così. Se l'accredito risulta arrivato su una carta con un numero differente. Ecco, questa situazione è nata anche da questa cosa qua, che molte persone si sono ritrovate con un numero differente, un numero di carta differente. Poi, per capirlo, basta semplicemente prendere la carta, diciamo vecchia, chiamiamola così, la carta vecchia, e controllare le ultime 4 cifre della carta, se corrispondono con quelle che si trovano all'interno dell'applicazione. Quindi, avendo lasciato passare le 24 ore, quindi tra ieri e oggi, tra l'altro molte persone cosa hanno fatto? Sono andate stamattina in posta e... attenzione, di mattina presto, sono andate in posta di mattina presto e gli uffici postali, che poi dopo è successa un'altra cosa, hanno rilasciato la carta nuova con il codice nuovo, ok? A un certo punto, verso le 10 o giù di lì, 10 e mezza, cosa è successo? È successo che sono apparsi dei messaggi, dei cartelli stampati sulla porta dell'ufficio postale dove la posta avvisava le persone che le ricariche sarebbero arrivate sulla carta vecchia. Quindi si è creata questa doppia situazione di persone che si sono ritrovate una parte con la carta nuova per chi è andato la mattina presto
e un'altra parte, tra l'altro persone in coda che aspettavano di passare, si sono ritrovate con questo bel messaggio dove diceva che che l'accredito sarebbe arrivato sulla carta vecchia, quindi sono poi arrivate allo sportello e gli hanno detto no, la carta rimane quella vecchia, quindi non ti posso dare quella nuova. Altra situazione molto complicata che mi avete segnalato è stato il fatto che ci sono state le lavorazioni ma in realtà non c'è stato manco l'accredito. Quindi io cosa farei? Allora, io adesso vi dico cosa farei io, ecco, poi vedete voi cosa fare. Ecco, io farei così. Intanto mi scarico l'applicazione ufficiale della PostePay, poi entro, mi autentico, quant'altro, vado là nel messaggi e controllo che effettivamente ci sia l'accredito, perché se non c'è manco l'accredito è inutile agitarsi. Ovviamente la domanda deve essere accolta, perché anche lì se la domanda non è accolta è inutile farsi venire l'agitazione. Poi molti mi hanno detto anche, devo aspettare l'SMS che mi arriva? Io personalmente non aspetterei l'SMS perché tanto so già che già succedeva con RDC, quindi già do per partito preso che l'SMS manco arriva. Quindi, dopo aver scaricato l'applicazione della PostePay, se vedo che le due carte non corrispondono, a questo punto andrei direttamente all'ufficio postale. Magari già nel primo pomeriggio, perché cosa succede? C'è la festività di Ferragosto in mezzo, quindi poi c'è il 15, il 16, insomma, perché poi il 15 è venerdì, col calendario qua davanti, poi c'è sabato il 16 e forse gli uffici postali forse sono aperti, forse, non tutti, perché poi c'è chi fa il ponte, chi non fa il ponte, quindi poi c'è la domenica 17 e quindi alla fine poi se ne riparla lunedì 18. Quindi andando in posta cosa si fa? Si chiede all'ufficio postale se per caso con il codice fiscale, la carta d'identità, insomma i documenti di riconoscimento, se per caso è stata emessa una nuova carta a mio nome, no? Quindi io chiederei c'è per caso qualcosa a mio nome e sentirei un attimino la posta che cosa mi dice, se mi rilascia la nuova carta oppure mi devo tenere quella vecchia. Io comunque andrei un attimino coi piedi di piombo, io capisco le discussioni, le lamentele, il fatto che mi avete scritto ma io non ho niente da mangiare, come faccio, come non faccio, non ho niente in frigo, lo capisco, perché io lo capisco questa situazione, però cosa succede? Che se poi dopo mi rilasciano una carta nuova e poi le due cose non vanno più d'accordo, come la aggiusti dopo? Quindi è meglio forse informarsi e chiedere alla posta. Ovviamente, come ho detto prima, non ha senso andare in posta per chi ha avuto un esito negativo per quanto riguarda le lavorazioni dell'INPS, perché chi ha avuto esito negativo vuol dire che manco la domanda per l'assegno di inclusione è andata a buon fine. E ovviamente, anche se voi andate lì in ufficio postale a chiedere come mai non mi è arrivato l'esito positivo della lavorazione, non è che loro sanno le problematiche dell'INPS, perché loro si occupano tutti di un altro lavoro, quindi non è che loro sanno perché l'INPS non vi ha fatto la lavorazione, vi ha dato un esito negativo, vi ha respinto la domanda, cioè loro non possono sapere, loro vedono quello che gli compete a loro, capito? E ecco, c'era anche un'altra cosa che volevo dire che mi è venuta in mente perché ho guardato la chat qui su Telegram, perché tra l'altro vi ricordo sempre che qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento al sito internet ufficiale, l'unico ufficiale. Cliccate lì, quando entrate all'interno del sito internet ufficiale vi collegate alla chat, perché si può entrare solo tramite invito all'interno della chat, non ci sono altri sistemi, ok?
Ecco, detto questo, che mi è venuto in mente, appunto, leggendo appunto i messaggi della chat, ci sono state persone che sono anche andate in posta, appunto, anche durante la mattinata, sono andate in posta e gli hanno detto: guardate che non ci sono nemmeno le carte disponibili. Quindi, quindi non solo non c'erano le carte, ovviamente la gente è andata lì, non ci sono le carte, dobbiamo aspettare. Questa è un'altra problematica che mi è stata segnalata, ok? Quindi, cosa io farei? Ve l'ho detto. Adesso poi vediamo, magari anche nel pomeriggio, se la situazione cambia. E poi eventualmente se ci sono ulteriori novità ci aggiorniamo poi anche magari stasera con un nuovo aggiornamento, ok? Quindi, come sempre, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!